Senti Paolo, invece una mia curiosità, ci racconteresti un caso concreto di Scrum applicato all'hardware? Beh, il caso più notevole, diciamo, di casi notevoli ce ne ho due. Il mio problema quando mi chiedono casi concreti è che ho un sacco di robe sotto NDA di cui non posso Ok. parlare. Quindi c'è un'azienda spaziale, nel senso vero della parola, cioè che fa cose che vanno nello spazio, che ho visitato insieme a Joe negli Stati Uniti, in California, che non posso nominare, dove ho visto uno Scrum estremamente maturo e quella è la situazione più impressionante che ho visto. Una cosa invece di cui posso parlare un po' più liberamente, sempre in ambito estremo, è la Sub Aeronautics, quindi un jet fighter, il JAS 39 Gripen, che è progettato interamente utilizzando Scrum. Quindi là usano uno Scrum che è scalato su tutta l'organizzazione, l'intera organizzazione funziona a Scrum, e il loro prodotto è un aereo militare di ultima generazione, quindi quelli invisibili, fichissimi, no? Con un sacco di software elettronica a bordo. Loro hanno una serie di cose veramente interessanti. Una è innanzitutto il prodotto è fortemente modulare, quindi ad esempio nel loro spot pubblicitario su YouTube, se andate a vederlo, parlano del fatto che è un aereo militare a cui può essere cambiato il motore in un'ora. Io non cambio nemmeno le gomme della mia macchina, no? In un'ora. Questi hanno un aereo militare e può essere operato a terra da 6 persone, quindi è un team Scrum e anche quelli lo operano, e il motore si stacca, è tipo plug and play e lo possono cambiare in un'ora. Perché? Perché il motore lo fa General Electric negli Stati Uniti, l'aereo lo fa Saab in Svezia, quindi avevano bisogno di disaccoppiare i cicli di sviluppo. Ok? Questo quindi l'hanno fatto per un problema ingegneristico. Ma per poterlo fare, siccome un'interfaccia plug and play così robusta è molto costosa se si parla di un aereo militare, hanno dovuto trovarne anche una vendibilità e un qualcosa che poteva influenzare, diciamo, anche il marketing per poter sostenere i costi. Quindi è il classico esempio di un'interfaccia stabile conosciuta a priori, robusta, plug and play, che nasce per un'esigenza ingegneristica ma ha una vendibilità. Questa è una fonte di ispirazione. Poi se i nostri ascoltatori sono interessati a altri dettagli su Sub, c'è un video mio dell'Agile Business Day di 2 anni fa, quindi 2017. Agile Business Day parlo per un'oretta di Sub e di Scrum for Hardware applicato a aerei militari. Quindi insomma, quando sentiamo qualcuno che dice che Scrum non può funzionare nel proprio contesto, possiamo usare appunto l'esempio della costruzione di aerei militari, un caso di complessità più grande di quello penso che non ci Sì, sia, insomma. sì, io infatti di solito quando faccio il workshop, anche quello corto di un giorno, no, di Scrum for Hardware o il corso lungo, no, in cui spiego tutto, porto questi due esempi. Parto da Wikispeed, quindi un gruppo di volontari, gente poco specializzata, no, raccattati sostanzialmente, gente appassionata, Mhm. che hanno usato Scrum e hanno fatto un'auto e comunque hanno avuto un risultato, hanno fatto una competizione internazionale, si chiamava X-Prize, 150 partecipanti, sono arrivati decimi, hanno fatto meglio di Tesla, Tata Motor, MIT di Boston, quindi non un risultato, no? Non hanno vinto i 10 milioni in palio, però insomma sono arrivati nei primi 10, che non è male. E quello è la cosa più hobbistica, ok, che puoi immaginare per un prodotto hardware. Sub sull'altro estremo, quindi io dico sempre, ovunque voi lavoriate, a meno che non siete in quell'altra azienda che fa roba che va nello spazio, sicuramente siete in un punto qualsiasi tra Wikispeed e Sub. E quindi con questi due esempi parto e incomincio a spiegare pratiche ingegneristiche. È veramente questione di mindset soltanto, quello che ho imparato da queste aziende è questo, cioè non c'è niente dal punto di vista tecnico. La tecnologia va più veloce del nostro pensiero. Noi il problema vero sono quelli, i limiti che noi pensiamo che siano invalicabili, sono quelli i veri limiti, non quelli reali. Quelli reali la tecnologia li supera più veloce di quanto noi possiamo immaginare.